Cosa vuol dire attivismo e perché per essere attivisti bisogna essere coraggiosi? Innanzitutto vi do il benvenuto sul mio canale. Se è la prima volta che vedete uno dei miei video, io mi chiamo Amedeo e sono l'ideatore del progetto scontrocorrente.com, che è un blog in cui ci occupiamo di osservare la nostra società dal punto di vista di diverse discipline. Quindi, se siete interessati a questi contenuti, vi chiedo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite, e potete anche visitare il sito scontrocorrente.com. L'attivismo può essere definito come la tendenza ad intensificare il lato attivo, creativo e innovativo della vita umana, e dal punto di vista politico è la tendenza a privilegiare l'azione in una organizzazione o una collettività. Allora, l'attivismo è strettamente connesso all'azione e al discorso della vita attiva, con i quali si esprime la pluralità degli uomini e si condivide il mondo da loro creato. L'attivismo quindi si colloca nella sfera dell'agire politico e in quanto tale deve essere svolto nella vita pubblica. Se limitato nella vita privata, allora è relegato ad una dimensione familiare e quindi diventa funzionale alla mera conservazione. La vita privata garantisce le condizioni per ottenere la sicurezza, ma le azioni che si fanno per accedere alla sicurezza non hanno nessuna utilità pubblica. In queste azioni possiamo includere l'attività lavorativa svolta per ottenere i mezzi di sostentamento, e anche l'opera come hobby oppure come utilità familiare. Anche l'opera orientata allo scambio commerciale non ha nessuna utilità pubblica. Infatti il profitto che si ottiene va ad alimentare il bilancio familiare, mentre l'oggetto venduto è utile solo all'acquirente, quindi rimane alla sfera privata. Alcuni potrebbero pensare che l'opera intesa in questo modo può essere considerata una attività lavorativa, ma questo è un punto che smarcheremo in un altro video. In realtà, per definizione, l'opera e il lavoro sono due cose diverse. La retrocessione dell'opera nella dimensione lavorativa è una deformazione culturale tipica della società occidentale. Fatte queste premesse, ci si potrebbe chiedere come fare attivismo. L'attivismo non può avere un ritorno immediato personale. In prima battuta è inutile alla sfera privata e alla famiglia. Infatti le azioni che vengono messe in atto hanno esclusivamente una utilità pubblica, e possiamo qui menzionare quello che viene fatto dalle associazioni, dai partiti e dai sindacati. Per essere attivisti bisogna avere coraggio, e immagino che vi stiate chiedendo perché. Coraggio deriva dal latino cor, che significa cuore, quindi la sua etimologia potrebbe essere agire col cuore. Il coraggio è una virtù che ci mette in condizione di agire esponendoci alle sofferenze e al dolore. Infatti si contrappone alla paura, ma la paura non ci rende smidollati. Essa ci attiva fisiologicamente e ci fa agire in funzione della nostra conservazione. Quindi avere coraggio e l'attivismo è affine all'agire politico. Si agisce in funzione
della pluralità per dimostrare il proprio valore, ma allo stesso tempo per mettersi al servizio di essa. Il coraggio fa agire per condividere il mondo da noi creato, permette di essere nel mondo. Quindi avere coraggio è la condizione necessaria per essere attivisti. Agire con coraggio, quindi essere attivisti, trascende la vita privata, affronta, abbatte, annulla la paura di esporsi e di essere giudicati. In quella condizione, nella condizione di attivista, è come se l'uomo rinunciasse alla mera sopravvivenza per accedere all'eternità. Ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Se i miei video ti piacciono, ti chiedo gentilmente di iscriverti al canale perché può essere un grande contributo per sostenermi. Puoi farlo anche acquistando dei titoli che pubblicherò nella descrizione grazie all'affiliazione Amazon. Alla prossima!